Canada, con la sua natura incontaminata, la sua gentilezza ed accoglienza, uno dei paesi più apprezzati al mondo, una terra dolce come il suo sciroppo d'acero. Sembra tutto quasi perfetto, ma siamo nell'horror dietro la storia, quindi sapete già che dietro questa bella facciata in realtà si nasconde l'orrore. Un altro Canada, quello che rapiva bambini indigeni dalle loro famiglie, li rinchiudeva in scuole gestite da missionari e li rieducava ad essere bianchi. Scuole dove non si imparava, ma si dimenticava la lingua, la cultura, la propria identità, e attraverso abusi e privazioni si diventava un cittadino integrato, oppure si finiva sottoterra. Il sistema delle scuole residenziali per bambini indigeni nasce nella seconda metà dell'Ottocento, nel cuore della mentalità coloniale. Era l'epoca in cui i governi occidentali si sentivano investiti da una missione: civilizzare i popoli considerati arretrati, convertendoli, assimilandoli e cancellando ogni traccia della loro cultura. In Canada questa ideologia prese forma concreta attraverso un accordo tra governo federale e varie chiese cristiane: cattolica, anglicana, presbiteriana e metodista. Così nacquero ben 139 scuole residenziali, istituti volti all'assimilazione forzata dei bambini indigeni. Si trattava di una politica esplicita, infatti era apertamente dichiarata in discorsi istituzionali e documenti ufficiali. Nel 1920 Duncan Scott, vice sovrintendente del Dipartimento agli Affari Indiani, rese obbligatoria la frequenza delle scuole residenziali per tutti i bambini indigeni attraverso una modifica dell'Indian Act. I genitori che si opponevano potevano essere perseguiti legalmente. In un suo scritto Scott dichiarò: "Il nostro obiettivo è proseguire finché non resterà un solo indigeno in Canada che non sia stato assorbito nel corpo politico del paese". Ma la frase che più di tutte è diventata il simbolo della brutalità del sistema è l'espressione di Scott: "Kill the Indian in the child", uccidere l'indigeno nel bambino, chiarendo che il fine del sistema doveva essere annientare l'identità culturale fin dall'infanzia. I bambini venivano allontanati con la forza dalle loro famiglie, spesso senza spiegazioni. Una volta arrivati nelle scuole venivano privati del nome, della lingua, dei capelli e dei simboli culturali. Dovevano imparare a essere bianchi e a vergognarsi di essere ciò che erano. Negli Stati Uniti l'approccio era simile. Il generale Richard Pratt, fondatore della Carlisle Indian Industrial School, scriveva: "Un grande generale ha detto che l'unico buon indiano è un indiano morto. Io credo che l'unico buon indiano sia un indiano bianco". Queste frasi non erano aberrazioni isolate, ma erano lo spirito del tempo, il fondamento ideologico di una rete educativa costruita per distruggere. Il viaggio verso la distruzione iniziava con una separazione. I bambini venivano prelevati da casa, a volte con la forza, a volte con l'inganno. I remember them taking me away from my mother and my stepfather, and I can hear them telling my mom that that was the best thing for me, and that not to worry, I would be looked after. Alle famiglie non veniva concesso di opporsi, né tantomeno di mantenere i contatti. Our parents didn't want to worry us unduly and tell us and warn us that we are going to be separated for a long, long time with barely a visit. In moltissimi casi, funzionari governativi, religiosi o agenti della polizia si presentavano direttamente nelle riserve, entravano nelle case, prendevano i bambini e li caricavano su camion, senza fornire spiegazioni comprensibili o oneste. I genitori venivano intimoriti, ingannati o minacciati di arresto se si opponevano. I see him come around, Indian agent in a boat with the principal, then collect some children from the reserve. Then he would come back again, come and take some more. Esistono anche testimonianze di bambini prelevati mentre erano fuori casa. Alcuni venivano radunati per strada o portati via dalla scuola locale e semplicemente non tornavano più a casa. Le famiglie non ricevevano alcuna comunicazione. First day there was a bus going around at the village, and it wasn't a bus, it was a big green army truck that had a canvas on top and behind, and
they're going around picking up children anyway. And, they took us down to the school. Dal 1920 la frequenza delle scuole residenziali diventa obbligatoria per tutti i bambini indigeni dai 7 ai 15 anni e i genitori che si rifiutavano di consegnare i figli potevano essere arrestati o privati dei sussidi statali. We were going to visit my grandmother one day and we came over that little rise over there and we were heading down here. And a black car pulled alongside of us. The driver said, "Would you like a ride there?" We said no, we didn't know who they were. But after I got old enough, I realized I was kidnapped. Molti bambini venivano separati anche dai propri fratelli, nonostante fossero destinati alla stessa scuola. Well, when we came into the school, I remembered that we all lining up. There was boys on one side and girls on the other side. I remembered seeing my sisters on the other side on the line, and I tried to go over to them, but they told me I had to stay on one side and not to approach my sisters and stuff. And I couldn't figure out why that was happening. Il trauma iniziava lì, con l'isolamento, con l'umiliazione del non sapere. Per molti il ricordo più vivo non era la scuola in sé, ma il momento in cui venne portato via tutto, la famiglia, i vestiti, la lingua, il nome. Then I spotted my sister, Nora, and I was so glad and so hysteric, and I went running to her and I reached out to her, hugged her, and I was just shaking like, and terrified. And I was wondering why she was pushing me away. I didn't realize that we weren't supposed to know that we both lived in the same place, and we weren't allowed to speak to each other, we weren't allowed to talk to each other. And I can remember the principal grabbing a hold of me by the hand, and I was jumping off the floor like that, and he stripped me. And he started whacking me with a long, webbed strap. Una volta varcata la soglia della scuola residenziale, il bambino non esisteva più come individuo, ma come progetto da correggere. La prima cosa che veniva cancellata era l'identità. Ai bambini veniva tagliato immediatamente i capelli, simbolo di forza e appartenenza nelle culture indigene, e gli veniva anche tolto il nome, e al suo posto gli veniva assegnato un nuovo nome cristiano. In alcuni casi addirittura un numero identificativo. Il numero veniva cucito sui vestiti, scritto sulla valigia quando c'era, usato dai sorveglianti al posto del nome proprio. I remember putting us into the dorms and stuff and taking our things away, like our clothes and stuff that we went to school with, and giving us some other clothes to wear. Each was given a number, and my number was 198. I still remember that. L'obiettivo era disumanizzare e rendere impersonale il rapporto tra bambini e autorità scolastiche. Veniva vietato loro di parlare la propria lingua madre o di celebrare le cerimonie tradizionali, persino di riferirsi alla propria famiglia, perché questo interrompeva il processo di assimilazione. Ogni parola in lingua indigena veniva punita, a volte con l'isolamento o con gli schiaffi oppure le percosse. I got strapped, I got beaten up for speaking my own native tongue. I even had my tongue pulled out and pinched, Il divieto era culturale, linguistico e psicologico e mirava a recidere ogni legame affettivo comunitario. E non solo veniva vietata la lingua, ma si inculcava la vergogna per la propria cultura. Volevano farli sentire sporchi, inferiori, selvaggi. So I remember speaking it a few times, and then I did got punished. I got physically abused for that, and I remember eating some soap. La giornata tipo era scandita da preghiere cristiane, lezioni rigide e lavori manuali. L'educazione era minima. Nella maggior parte delle scuole si insegnavano solo nozioni elementari di religione, inglese e matematica. Le ragazze erano indirizzate ai lavori domestici, lavavano, cucinavano e cucivano. I maschi erano impegnati nei campi, nelle officine o a spalare la neve. Non era istruzione, era addestramento alla sottomissione e la disciplina era imposta con una violenza sistematica. La punizione più comune era l'isolamento. Chi veniva sorpreso a parlare in lingua madre o a piangere veniva rinchiuso in stanze buie, costretto a inginocchiarsi per ore o privato del cibo. You get punished for even looking at them different way. They used to make you stretch out your arms like that and kneel on a concrete floor for hours.
And sometimes you get blamed for nothing at all and you get punished for that, and they never try to really find out who did that or why, or you know. Il controllo era totale anche sul corpo. I bambini dovevano camminare in fila, mangiare in silenzio, chiedere il permesso per ogni gesto. Ogni movimento spontaneo veniva visto come ribellione. He says, and once he told me a story where they were so bored, they were in the cafeteria, and they would just walk in a circle, you know, because they couldn't just go run around willy-nilly all over the residential school just because school was out. They had to be controlled, I guess, had to be contained, and so they would walk in circles, the cafeteria round and round and round and round to deal with their boredom. Dietro la facciata della disciplina si nascondeva un orrore quotidiano, e non solo punizioni, ma violenze sistemiche, sessuali, mediche, psicologiche. Le testimonianze raccolte da ex alunni sono un fiume di dolore. Molti raccontano di essere stati abusati sessualmente da preti, suore, direttori, sorveglianti, a volte anche da altri studenti, in un ambiente privo di qualsiasi protezione o vigilanza reale. And I can't even disclose their sexual abuse at that time because we weren't believed. And most of the time it was under their silence, being punishment. We're not going home for our holidays and stuff. That's what they laid on us. And I held that for a long, long time. La vergogna, la paura e la totale assenza di canali di denuncia hanno fatto sì che per decenni questi crimini rimanessero taciuti. La Commissione per la Verità e la Riconciliazione del Canada ha ufficialmente riconosciuto che gli abusi sessuali furono diffusi e ripetuti in numerose scuole. Ma la violenza non era solo fisica, era anche fame cronica. Molti bambini venivano sottoposti a razioni minime e puniti con il digiuno. Le porzioni erano scarse, fredde e spesso contaminate. Già nel 1907 il medico Peter Bryce, responsabile sanitario del Dipartimento degli Affari Indiani, denunciò che le condizioni igienico-sanitarie e alimentari nelle scuole residenziali causavano tassi di mortalità altissimi. In alcune scuole oltre il 60% dei bambini moriva per malattie aggravate dalla denutrizione. Fin dalla fine dell'Ottocento le scuole residenziali ricevevano fondi estremamente limitati per il vitto, alloggio e esigenze sanitarie dei bambini. Questo finanziamento ridotto era deliberato perché l'idea era che le scuole dovessero autosostenersi con il lavoro degli studenti. Nel 1942 ci fu un'inchiesta nazionale che confermò che molti bambini soffrivano di anemia, carenze vitaminiche gravi e rachitismo. E cosa fecero allora il governo e i ricercatori? Aumentarono i fondi? Migliorarono la dieta? Niente affatto, decisero di far diventare i bambini cave da laboratorio, visto che trovarono l'ambiente ideale per la ricerca. Tra il 1942 e il 1952 il governo canadese e alcuni ricercatori condussero esperimenti nutrizionali su bambini delle scuole residenziali, ovviamente senza consenso o spiegazioni. Per osservare gli effetti della malnutrizione venivano progettati menù carenti, appositamente studiati per ridurre l'apporto di nutrienti essenziali come la vitamina B1, chiamata anche tiamina. Alimenti ricchi di tiamina venivano eliminati, pane integrale sostituito con pane bianco, drastica riduzione di carne, legumi e verdura. In alcune scuole veniva escluso il latte, pur essendo disponibile. I bambini venivano divisi in gruppi sperimentali. A un gruppo si somministrava una dieta ridotta, a un altro una dieta controllata. Chi si ammalava non veniva curato per non interferire con i dati. Porzioni minime, niente frutta o verdura, nessun apporto sufficiente di ferro, calcio, vitamine e soprattutto nessuna intenzione di nutrire davvero. Solo una lunga osservazione della malnutrizione indotta. Lo studio continuò anche quando divenne chiaro che i bambini stessero soffrendo. Oltre alla fame, alcuni bambini furono sottoposti a esperimenti medici veri e propri, condotti senza consenso né informazione. Per studiare le infezioni orali in contesto di carenza vitaminica, vennero eseguiti interventi dentali su bambini malnutriti, spesso senza anestesia. Venivano osservate le reazioni del corpo a gengiviti, infiammazioni, sanguinamento. Alcuni ricevettero vaccini non standardizzati o iniettati in dosi controllate, spesso contro tubercolosi o tifo. Molti non venivano nemmeno monitorati. Per valutare la diffusione della tubercolosi
numerosi, molti bambini furono sottoposti a radiografie frequenti, spesso senza protezioni adeguate e senza diagnosi successiva, solo per raccogliere dati. In tutto questo, le condizioni igieniche erano disastrose. I dormitori erano sovraffollati, umidi, freddi. Malattie come la tubercolosi, la scabbia, la polmonite erano endemiche, eppure venivano ignorate. Per decenni la mortalità infantile nelle scuole residenziali fu da 5 a 10 volte superiore alla media canadese. E nonostante tutto, questi bambini dovevano lavorare. Pulivano, cucinavano, costruivano, tagliavano la legna, senza retribuzione o tutela. Uno sfruttamento che era stato mascherato da educazione al dovere. In queste condizioni molti erano i bambini che non sopravvivevano. Alcuni venivano addirittura eliminati dal personale. After they smashed her in the tree. You know that sound? Sometimes you can hear it on TV on the murder shows. Even if a glass breaks today, I'll scream. Secondo il rapporto della Commissione per la Verità e la Riconciliazione, circa 6.000 bambini indigeni sono morti nelle scuole residenziali canadesi. Tuttavia si pensano siano stati molti di più, ma la documentazione è scarsa e molti registri sono stati distrutti. In alcune scuole i tassi di mortalità superavano il 60%. I bambini indigeni morivano di malattia, di fame, di freddo, di abbandono. Morivano senza cure, senza funerale e senza una tomba. Nella maggior parte dei casi i genitori non venivano nemmeno avvisati. Per decenni la morte nelle scuole residenziali è stata una realtà sistematicamente nascosta. Non esistono registri completi. Le cause di morte erano spesso falsificate. I corpi sepolti in fosse comuni, in terreni scolastici, senza lapidi, senza nome, senza memoria. Molti sopravvissuti raccontano di bambini malati che venivano isolati in stanze fredde, lontano dagli altri, e poi sparivano dal dormitorio. I compagni capivano cosa fosse successo solo perché veniva rimosso il letto. My strongest memory there is when the little girl died beside me. She must have been about 6. I was scared why the parents were not there. And do you know why they weren't there? They were never notified. Nel 1907 Peter Bryce aveva denunciato le condizioni sanitarie deplorevoli nelle scuole residenziali e aveva anche evidenziato come la tubercolosi e altre malattie infettive causassero un'elevata mortalità tra gli studenti. Nonostante le sue segnalazioni, le autorità non presero provvedimenti adeguati. Duncan Scott, ancora lui, riconobbe che i bambini indigeni nelle scuole residenziali morivano a tassi più elevati rispetto a quelli nelle loro comunità. Tuttavia affermò che ciò non giustificava un cambiamento nella politica del dipartimento. Ma nel 2021 un evento ruppe il silenzio. A Kamloops, in Columbia Britannica, furono ritrovati i resti non segnalati di 215 bambini in un terreno che un tempo ospitava una scuola residenziale. Non erano morti dimenticati, erano morti mai riconosciute. Dopo Kamloops, altre scuole hanno rivelato segreti simili. 751 tombe anonime nella scuola di Marival, 182 a Cranbrook, 104 a Brandon, 93 a Fort Albany e molte altre. Il terreno stesso delle scuole era diventato un cimitero non dichiarato. Molti corpi appartenevano a bambini di 4, 5, 6 anni. Alcuni non erano neanche mai stati cercati dai genitori perché nessuno aveva detto loro che il figlio era morto. In certi casi la famiglia riceveva una lettera mesi dopo in cui si diceva vagamente che il figlio era malato. Dopo il ritrovamento di Kamloops, per la prima volta molti cittadini bianchi hanno riconosciuto l'orrore sistemico che le comunità indigene avevano denunciato per decenni. Il governo federale ha stanziato fondi per la ricerca di altri siti e per il supporto ai sopravvissuti e sono state istituite delle date commemorative per i bambini delle scuole residenziali come il Giorno Nazionale per la Verità e la Riconciliazione, che coincide con il 30 settembre. Ma per molti sopravvissuti tutto questo non è sufficiente, perché il dolore non è nuovo, è solo finalmente visibile. Ci sono bambini che non sono mai tornati e ci sono bambini che invece sono tornati, ma spezzati, senza parole, senza più un'identità. Chi è sopravvissuto alle scuole residenziali non ha mai smesso di portarsele dentro. Started abusing alcohol when I was somewhere around 16, 17, I think, because I thought I was no good. Just to hide everything, all that pain, shame, and I didn't know how to talk my language. I lost that and all, the bad part of it. I thought I was better than my parents because I knew English, and I
They really brainwashed us in that school, and Molti hanno taciuto per anni, alcuni per decenni, per paura, per vergogna o a volte anche perché nessuno voleva ascoltare. Per altri il trauma si è trasformato in rabbia, in autodistruzione, in dipendenze, tentativi di suicidio, violenza domestica. Le conseguenze delle scuole residenziali non si sono fermate con la chiusura delle scuole, hanno continuato a esistere nei figli, nei nipoti e nelle famiglie spaccate. People who abused me in my family had been a residential school survivor, a family member, and understood why now, why I was abused. Questo trauma intergenerazionale continua ad avere effetti ancora oggi. Dipendenze, violenza, isolamento, incapacità di crescere i propri figli in maniera sana. Molti sopravvissuti raccontano che la violenza peggiore non fu quella fisica, ma quella culturale. Essere convinti ogni giorno che la propria pelle, la propria lingua, la propria spiritualità fossero sbagliate. but I think the worst part of it is making us feel dirty of who we were, and that really hurts. And the way I felt towards my parents when I came back, and that feeling of thinking that same thought they were thinking of how no good we were, that our culture was bad, that we didn't have believe in their God, or whoever their God was. Because in my culture, our culture was growing up to respect people, others, the land, everything that the Great Spirit created, we had to respect. And that was taken all away from us when we were in the school. Molti non hanno più parlato la lingua della propria nazione, non conoscono le cerimonie, non sanno da dove vengono. Per questo in Canada sono nate iniziative di supporto psicologico per i sopravvissuti, cerimonie di ricostruzione collettiva, giornate di commemorazione. I giovani delle prime nazioni stanno riprendendo le lingue tradizionali, la spiritualità, le pratiche comunitarie. Molti di loro lo fanno per onorare i propri nonni, per ricucire una storia che è stata strappata. Le parole e le scuse sono arrivate tardi, troppo tardi per chi non c'è più e spesso troppo vuote per chi è sopravvissuto. Nel 2008 il governo canadese ha emesso le prime scuse ufficiali per il sistema delle scuole residenziali. Nel 2015 la Commissione per la Verità e la Riconciliazione ha pubblicato il suo rapporto finale, parlando apertamente di genocidio culturale. Ma il gesto che ha avuto più risonanza mediatica è arrivato nel 2022, quando Papa Francesco ha visitato il Canada e parlando davanti a rappresentanti delle comunità indigene ha detto: «Chiedo perdono con vergogna e chiarezza per il male commesso da tanti cristiani contro i popoli indigeni». Queste parole sono state accettate da alcuni come un segno di riconciliazione, ma per molti altri sono apparse parziali, reticenti e tardive, perché il Papa ha chiesto perdono a nome di singoli cristiani e non della Chiesa cattolica come istituzione, e perché nessuna autorità ecclesiastica è mai stata processata o condannata per gli abusi. Nel 2021, dopo i ritrovamenti di Kamloops, il governo ha stanziato fondi per la ricerca e la commemorazione, ha abbassato le bandiere a mezz'asta, ha istituito una giornata di memoria nazionale, ma nel frattempo continua a esistere un sistema che rimuove i bambini indigeni dalle proprie famiglie. Le statistiche dicono che oggi un bambino indigeno ha molte più probabilità di essere preso in carico dei servizi sociali rispetto a un bambino non indigeno. Inoltre molti ordini religiosi non hanno ancora consegnato gli archivi completi relativi agli anni in cui gestivano le scuole. Migliaia di documenti sono ancora nascosti o dispersi e senza quei documenti i nomi di molti bambini scomparsi non verranno mai conosciuti. La scuola dovrebbe essere un luogo dove si cresce e si impara. Invece per decine di migliaia di bambini indigeni la scuola è stata un campo di rieducazione culturale, un laboratorio, una prigione e a volte un cimitero. Kill the Indian in the child, così dichiarava Duncan Scott, ma in molti casi non è stato ucciso solo l'indigeno, è stato ucciso il bambino. Queste scuole non erano un errore, erano progettate esattamente così, con l'obiettivo dichiarato di annientare un'identità, tutto sotto gli occhi dello Stato, della Chiesa e della società che ha scelto di non vedere. Le denunce c'erano, ma sono rimaste in qualche cassetto, ignorate volutamente. Things began to change when
The survivors of the residential school experience went to court beginning in the 1980s, but not really successful until the mid-1990s when the courts finally ruled that they could sue the government for the abuses that went on in the schools and the churches as well. E oggi magari ci raccontiamo che queste cose non succedono più, che sono parte di un passato chiuso, che abbiamo imparato la lezione, ma non esiste riconciliazione senza verità. Finché i documenti resteranno nascosti, finché le tombe resteranno senza nome, finché i discorsi ufficiali non diventeranno azioni reali, le scuse saranno solo rumore. I want less talk and more action, so we all know that something is changing in terms of healing for the Native folk and for white and brown and yellow Canada. Questa storia ci insegna a non sottovalutare certe situazioni, a non girarci dall'altra parte, perché a volte non sono necessari fucili per distruggere, a volte basta il silenzio. Se questo video vi ha colpito, condividetelo, così aiuterete altri a conoscere questa storia che molti ignorano. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e se conoscevate già questa pagina buia della storia del Canada e degli Stati Uniti. Volevo fare un piccolo ringraziamento ai miei abbonati, ai Cavalieri di Vivians. Siete ancora pochi, ma magari in futuro crescerete, perché stavo pensando forse di fare qualche video apposito per gli abbonati che difficilmente è monetizzabile su YouTube, cioè parlare di quelle cose un po' più violente, truculente, insomma quelle cose che YouTube storcerebbe un po' il naso. Quindi stay tuned perché potrei fare qualcosa del genere se trovo il tempo. Alla prossima, ciao!